Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di marzo 2024. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Aquario. Probabilmente è un periodo di stand-by, di lentezza e potreste approfittarne per cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, in prospettiva, magari cercare di mettervi nei panni di un'altra persona. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono collettive e quindi facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Ricordarvi anche che queste sono previsioni sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia piuttosto che i rapporti di coppia o le amicizie. Io andrò a dirvi qual è l'andamento energetico più importante, voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Nello specifico per le coppie e per i single le letture sono già online, le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per questi 15 giorni, 20, poi dipende sempre anche dalla decade in cui siete nati, ragazzi, comunque spiego tutto in quella guida di cui vi parlavo prima. Allora, partiamo da un 8 di pentacoli, un 6 di pentacoli, un 9 di pentacoli e un 3 di bastoni. Tanti pentacoli, tanta concretezza, tanta materialità. Per qualcuno ci potrebbe essere il lavoro in mezzo. Abbiamo la giustizia, un asso di coppe, un fante di coppe e la forza. Allora, è come se nella terza settimana di marzo foste molto focalizzati su questioni pratiche, su questioni magari anche lavorative per qualcuno, su un certo tipo di quotidianità, diciamo. Devo dire che comunque non è male questa prima parte della lettura, vi dicevo, parecchio concreta ed è comunque una di quelle, uno di quei momenti dove con i 6 di pentacoli, e c'è anche la giustizia qui, quindi ci potrebbero anche essere dei contratti, se foste in una relazione per esempio potrebbe essere un contratto per l'acquisto di una casa, per l'affitto di una casa, per questioni burocratiche, potrebbe anche essere, perché comunque 6 di pentacoli è una carta di forte, forte, forte generosità, di apertura del cuore. Ehm, è come se la terza settimana di marzo fosse caratterizzata da un nutrimento, da un dare per avere, da sì, tanta concretezza, ragazzi. Andiamo a vedere carta per carta così riesco a dare informazioni più precise. Andiamo a vedere con l'otto di pentacoli. Abbiamo un 9 di bastoni e un cavaliere di coppe. Guardate ragazzi, pare che... Allora, dipendendo da che cosa rappresenta per voi l'otto di pentacoli, se rappresenta il lavoro, devo dire che è come se ci fosse, ripeto, qualche tema molto importante che vi fa stare un pochettino sulle spine inerente al lavoro, però automaticamente vedo questo cavaliere di coppe che per qualcuno può rappresentare la persona di interesse che in qualche modo viene in aiuto
Questo 6 di denari potrebbe anche rappresentare un aiuto che arriva in qualche modo, un aiuto inaspettato. Andiamo a vederlo. Se invece l'8 di pentacoli rappresenta per esempio una quotidianità per voi, sento che è come se vi foste creati una sorta di quotidianità che in un certo modo vi stanca, vi esaurisce a livello di energia, a livello di forze. E poi abbiamo comunque questo cavaliere di coppe che può rappresentare una persona che comunque vi viene in aiuto. Allora, il 6 di pentacoli è spiegato dalla carta del mago, da un cavaliere di pentacoli e da un 10 di spade. Guardate ragazzi, davvero, vedo che potrebbero arrivare degli aiuti inaspettati. Magari la cosa va un po' a rilento, magari non è uno di quei movimenti troppo veloci, anche perché abbiamo la carta dell'appeso qui inizio lettura, però ci si sta apprestando a un cambio, direi, perché abbiamo anche un 10 di spade che è la fine di un brutto periodo e il mago è proprio l'inizio. Può essere che con questo cavaliere di pentacoli, appunto, come dicevo, le cose siano un po' lentine, ma forse anche un po' un consiglio a fare le cose in modo equo, in modo giusto, a non avventarvi, ma a calibrare, a ponderare. Prima, come vi posso dire, concretizzate un passo, finite di fare, diciamo, ottenete un risultato, poi dopo pensate all'obiettivo successivo. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 6 di bastoni e re di pentacoli. Allora, devo dire che molto qui fa riferimento o all'amor proprio o al bisogno di riconoscimento dal mondo esterno. E diciamo sono un po' uno l'opposto dell'altro. Quando uno ha tanto amor proprio, non ha bisogno di sentirsi riconosciuto dall'esterno. Però qui è come se mancasse una certa ufficializzazione. Guardate, se fosse una relazione, per esempio, sul posto di lavoro che voi state proteggendo, vi dico, le cose nella terza settimana di marzo inizieranno ad essere ben più, a parte concrete, però ci sarà come una sorta di movimento rispetto alla situazione statica del 9 di bastoni. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché qui sento che potenzialmente si potrebbero aprire delle questioni. 4 di pentacoli, ma ripeto, qualcuno è fermo nella propria zona di comfort, c'è bisogno di muoversi, lentamente magari, ma di muoversi, e potrebbe arrivare un aiuto in questo senso, una spinta, una proposta anche. Allora, sento che il motivo per cui non vi sbilancerete troppo, ma rimarrete sempre un pochettino lì così, come dice il 6 di pentacoli e il cavaliere di pentacoli, è perché non riuscite in qualche modo a vedere le cose nel lungo periodo. Effettivamente, se state uscendo da un 10 di spade, comunque se vi state lasciando indietro un brutto periodo, avete bisogno di magari anche riflettere un attimino su quali potrebbero essere le altre strade da intraprendere o quale è la strada migliore da intraprendere. Andiamo a vedere la giustizia. Gli amanti al contrario, ragazzi. Tre di bastoni. Che interessante, il 3 di bastoni ce l'avevate già qui, eh. Allora, devo dire che nella quarta settimana di marzo è come se arrivasse un risultato, appunto, un contratto, una linea per poi fare le somme e ricominciare da capo. Con queste due carte che sono carte bellissime, tra l'altro, la giustizia può rappresentare la giustizia divina, quindi un qualche tipo di evento, appunto, predestinato che in qualche modo viene a riequilibrare le cose, anche se, guardate, se state cercando casa insieme, tra la terza e la quarta settimana di marzo potreste trovarla, perché il 6 di pentacoli potrebbe essere il precontratto, l'acconto, fondamentalmente, mentre la giustizia il contratto o il precontratto. Adesso cercate di adattare voi la lettura, però qui sì che c'è un inizio molto concreto che vi porterà verso un equilibrio, ragazzi, perché qui abbiamo
la giustizia. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Cinque di coppe e 6 di spade. Io sento che qui si tratta di lasciarsi indietro delle questioni del passato, probabilmente queste paure, certi attaccamenti, il bisogno di riconoscimento di cui vi parlavo prima, no? Perché in realtà molto con questo 6 di spade fa riferimento a quello che abbiamo imparato durante l'infanzia e molte di questi insegnamenti in realtà si trasformano poi in credenze limitanti per noi. Qui si tratta di aprire il cuore ed è quello che succederà nella quarta settimana di marzo. Adesso poi andiamo a vedere anche il cavaliere, il fante di coppe, però ragazzi sento che c'è una sorta di presa di posizione per un nuovo inizio. Andiamo a vedere il fante. 8, wow, 8 di pentacoli, 8 di pentacoli. E la regina di bastoni. Allora, sì, verso fine mese ci sarà una sorta di rinnovato entusiasmo o per la vostra quotidianità o per come riuscirete a gestire una nuova quotidianità. Vi ripeto, avete l'appeso. L'appeso è una di quelle carte che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, è una carta di accettazione, è una carta che vi dice che ok, ormai quello che è stato, non si può più tornare indietro, però sì che si può, come fa il mago, prendere quello che si ha, anche se è energia pesante, perché proprio è la caratteristica dell'alchimista, prendere questa energia pesante e trasformarla in qualche cosa di positivo. Allora, ragazzi, se foste, per esempio, una cosa che sento tanto è qualche tipo di relazione sul luogo di lavoro, dove si vorrebbe avere magari qualche cosa di più, ma comunque non vi potete lamentare perché le cose iniziano ad essere abbastanza equilibrate. Ehm, Se foste single, vi dico, allora potenzialmente verso fine mese potrebbe presentarsi una persona che non credo sia quella a cui voi state pensando in questo momento, se state pensando a qualcuno, perché la sento come una persona nuova. E vi dico, le carte vi consigliano di guardare verso nuovi orizzonti, di allontanarvi, diciamo, da dove siete di solito, sia che siate singolo o in coppia. Se per esempio, non lo so, frequentate sempre certi posti, è un po' come se vi dicessero di allargare il raggio d'azione. Tutto sommato, ragazzi, le cose vanno abbastanza bene perché è una fase in equilibrio. Magari si muove un pochettino lenta, c'è questo nuovo inizio, questa nuova volontà di iniziare qualche cosa, però sento che le cose sono comunque costanti, sento che le cose sono, ehm, insomma, si muovono in modo costante. Ripeto, c'è la giustizia, per qualcuno può fare riferimento a degli sblocchi a livello burocratico, eh? Magari c'è qualche questione di eredità familiare qui. Mhm. Andiamo a vedere con gli oracoli. Amore, wow! Amore incondizionato, autoamore, sarebbe amor proprio, attrazione, passione. Sì, ragazzi, guardate, allora vi dico, la terza settimana sarà più movimentata rispetto alla quarta, però la quarta vi darà la possibilità di essere cioè di guardarvi intorno in modo più aperto, ecco. Ok, allora questa carta dice meriti amore, sei degno di essere amato e rivedo questo 6 di pentacoli che è proprio il dare e ricevere allo stesso modo. Quando ci sono certe persone
che sono disposte a dare, poi quando qualcuno fa un regalo a loro, no, 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 ma non ti preoccupare, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Ecco, anche in base a come vi risponde la persona, voi vi rendete conto se questa persona è in grado di accettare amore, coccole, consigli, soldi, quello che sia, se è in grado di accettare oppure no. E uno dei significati dell'appeso è proprio quello, accettazione. E per qualcuno può essere interessante imparare ad accettare l'amore. Nuovo amore, ecco infatti io ve l'ho detto, sento che qualcuno di nuovo, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Ragazzi, guardatevi intorno. Andiamo ancora a vedere un oracolo per sviluppare l'amor proprio. Questi sono come dei mantra da recitare durante la giornata o personalmente lo faccio quando sono giù di morale. Ok, carta numero 14. Io risveglio il flusso dell'energia divina dentro di me. Sarebbe divinità o dea. Wow, bellissima carta ragazzi e la sento molto collegata con questo asso di coppe che sgorgerà verso fine marzo. Fatemelo comunque sapere con un commento, con un like se insomma la stesa vi è stata utile. Se avete piacere potete anche iscrivervi, condividere il video oppure abbonarvi al canale nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!